Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo arrivati alla lezione numero 13 della masterclass di Power Pivot. Allora, oggi andremo a vedere l'uso di variabili nelle espressioni DAX. Cos'è una variabile nel DAX? È come qualsiasi altro linguaggio, ci permette attraverso la definizione di un nome, noi definiamo una variabile e poi all'interno di questa variabile potremo memorizzare un risultato da richiamare poi più avanti su formule più complesse. Allora, per questa lezione ho preso il file che avevamo utilizzato nella lezione 7 del corso di Power Query, dove andavamo a calcolare un lead time medio pesato in modo dinamico, quindi se cambiava i dati all'interno della nostra tabella di partenza, si calcolava il lead time medio pesato in modo dinamico, quindi come facevamo? Andavamo appunto a portare il tutto su Power Query, poi facevamo dei parametri dinamici, ok? E tiravamo fuori ad esempio il risultato del primo della quantità. E poi facevamo anche il calcolo del lead time numerator sempre in modo dinamico e poi facevamo un risultato dove facevamo la formula, quindi era un po' meccanicoso e mi dava un risultato sul mio set di dati finito, quindi se cambiavo il livello di dettaglio mi dava un risultato differente. Difatti io qua riporto il lead time, che non è altro che la somma del mio prodotto, ok? Vedete la somma di questo campo. Però se volessi fare un lead time medio pesato all'interno di Power Query, ok, come l'ho fatto qui per tutta la mia tabella, perché lui fa un lead time medio pesato di tutti i miei prodotti che sono presenti nella mia tabella. Qui non riesco a farlo, a meno che su Power Query non vado a fare una cosa specifica per questa granularità di dato. Invece con Power Pivot e con il DAX io faccio una semplice funzione che vedrete quanto semplice è e poi è dinamica a seconda che io aggiunga righe oppure che cambi il livello di granularità all'interno della pivot, lui lo calcola automaticamente e molto velocemente. Per chi non si ricordasse o per chi non sapesse che cos'è il lead time, è praticamente, immaginate una fabbrica che va a produrre dei pezzi, in questo caso ho preso delle auto, delle Fiat. Io parto da una certa fase oppure anche da inizio ciclo e vado a vedere quanto ci metto a produrre quel prodotto, quindi ipotizziamo vado da inizio ciclo a fine ciclo. Praticamente il tempo che intercorre da quando io inizio la produzione e quando io la finisco è il mio lead time, il tempo di attraversamento. Diventa un tempo di attraversamento medio e pesato quando io, ad esempio qui vedete ho 10 pezzi prodotti che sono stati startati il 1 maggio, però magari questi 10 pezzi, uno l'ho prodotto in 10 giorni, l'altro in 15, l'altro in 3, ok? E quindi mi esce praticamente un peso che è il mio lead time numerator e poi ho una media, ok, che è il mio lead time per questi 10 prodotti che mi dice guarda per fare questi 10 prodotti il lead time medio di attraversamento è di 7,5 giorni, ok? Perché tiene conto appunto di tutto quello che c'è qua. Il lead time medio pesato, ok, calcola, mi dice guarda per produrre tutte queste macchine, tutti questi prodotti qua, ok, anche di tipologia diversa, la media su quello che ho nella mia tabella è di 17 giorni, ok? Eventualmente poi se volete fare ulteriormente approfondimenti, comunque qui vi ho messo anche tutte le formule se cliccate nelle celle di Excel. Comunque l'abbiamo già visto nella lezione 7. Vado avanti e passiamo al DAX. Qui ho semplificato un pochino la tabellina perché tanto non servivano tante informazioni e vi ho riportato i due calcoli che andremo a fare. Praticamente qui ho appunto quando starta la produzione, che prodotto è, quanti ne ho prodotti e i giorni lavorativi che ho impiegato per produrre questi prodotti. Poi qui il lead time lo vedrete differente da quello che c'è di qua perché ho cambiato le quantità. Quindi per calcolare il mio lead time cosa devo fare? Faccio la somma del mio numerator diviso la somma della mia quantità. Però per calcolare il numerator, ok, devo fare la moltiplicazione tra quantità e giorni lavorativi, così ho il mio fattore di calcolo. Quindi da qui poi, avendo la somma di questa cosa e la somma di questa cosa, quando le divido io ottengo il mio lead time. Questa cosa qua la dobbiamo fare in DAX però adesso, in modo da ottenerla all'interno delle pivot. Quindi come sempre andando nel menu Power Pivot, ok, abbiamo fatto clic sulla tabellina, aggiungiamo delle date, così è entrato in Power Pivot. Ok, troviamo qui la tabellina che è stata nominata tabella 1, non l'ho nominata.
Poi andiamo su misure e facciamo nuova misura, se volete farlo, oppure andiamo in gestisci. Adesso facciamo il lead time classico, ok? Come si farebbe senza l'uso delle variabili, quindi CTRL rotellina avanti sempre per vedere lo zoom. Ok, qui vediamo che c'è una divisione, ok? Quindi cosa faccio? C'è ancora un po' di zoom, ok. Faccio un SumX perché il lead time numerator come funziona? Ricordiamoci sempre nel lead time, ok, io devo sempre, in una misura, io devo sempre avere come risultato un valore univoco che poi a seconda del contesto della pivot può cambiare. Ora, come abbiamo visto nelle precedenti lezioni, SumX fa il caso nostro perché noi prima di poter calcolare il lead time, ok, che è un numero unico, dobbiamo fare il numerator che è C per D, quindi quantità per giorni lavorativi, per ogni singola riga, e solo dopo che abbiamo fatto il calcolo per ogni singola riga andiamo a fare la somma, ok? Perché così se cambia il livello di aggregazione io avrò sempre una somma dell'IT numerator che è consistente per il set di dati che sto analizzando. Quindi SumX, senza andare troppo lunghi, metto la tabella su cui voglio lavorare e poi faccio la mia espressione, quindi gli dico appunto giorni lavorativi per la quantità. Poi qui appunto dicevamo che è la somma, ok, del mio numerator che è questo, diviso, ok, quello che vedevamo là, diviso la somma della quantità e così ottengo il mio lead time medio pesato in modo estremamente semplice rispetto a Power Query. Vedete la semplicità di questa cosa qua. Adesso introduciamo il concetto di variabile in DAX. Allora, quando io leggo questa formula, apparentemente non potrebbe essere che non mi dica niente. Io vedo questo SumX che fa questa moltiplicazione e poi fa questa divisione. Ma che cos'è questa cosa qua? Ok, io so che è il numerator perché ve l'ho appena spiegato, però magari l'aprite dopo un po', oppure avete formule ben più complesse di queste e andare a scomporre ogni singolo pezzo della formula per ricordarsi che cos'è potrebbe essere complicato. Allora ci vengono in aiuto le variabili. Qui ho fatto la formula con le variabili, è la stessa otteniamo lo stesso identico risultato, solo che appunto è più semplice da leggere. Allora, innanzitutto, come si scrive una... facciamo così, che facciamo un po' di zoom. Una variabile. Allora, tac. Ok, ci siamo. Si fa sempre dopo l'uguale, noi dobbiamo definire che è una variabile, quindi si inizia sempre con var, che sta per variabile, poi facciamo uno spazio e diciamo il nome della nostra variabile, quindi sarà il contenitore che conterrà il risultato della nostra formula. Quindi definiamo una variabile, la definiamo con un nome e poi facciamo uguale e gli diciamo che formula ci va per avere un risultato a questa variabile. Vedetela come una misura, è come se io creassi prima questa misura, ok, creassi una misura qua e poi andassi a richiamarla per fare altri calcoli. Allora in questo caso scrivo SumX, ok, lead time numerator, vedete qui c'è il mio SumX che vedevamo prima. Se io faccio questa misura qua fuori e poi la richiamo, però non funzionerebbe in modo dinamico come lo vediamo adesso, perché devo fare tutto il calcolo in una misura unica. Però qui ottengo un risultato che mi si immagazzina qui, ok? E quello che si immagazzina qui dipenderà sempre dal contesto che metterò nella mia pivot. Dopo che ho fatto questo gli dico ok, questo è il mio lead time numerator, quindi quando apro la funzione so che questa parte corrisponde al calcolo che mi fa il calcolo del lead time numerator. Poi definisco un'altra variabile, qui non serve fare virgola, punto e virgola, niente, andiamo a capo e scriviamo var, quindi premo un invio, così vado a capo e scrivo var. E definisco un'altra variabile, lt, ok, vedete le variabili sono sempre in blu. lt che sta per lead time uguale a lead time numerator, quindi recupero il risultato di questa variabile qui e la divido per la somma della quantità, così io so che questa formula qua mi fa la somma, il lead time medio pesato di numerator diviso quantità. Poi devo dirgli, dato che sto calcolando appunto questa misura lead time medio pesato, che cosa devo restituire, perché io qua ho solo fatto calcoli e ho riempito i contenitori delle variabili, però non sto restituendo un dato perché la variabile resta in memoria. Per restituire un dato si scrive appunto return, ok? Ritorna che valore lead time. Non per forza deve essere l'ultimo passaggio, posso anche scrivere lead time numerator. Se io qui prendessi questo valore e lo mettessi qua e poi do l'ok,
come risultato a questa misura qua otterrei il risultato di questa formula qua. Invece se ci metto lead time ottengo il risultato di questa formula qua, ok? E quindi si richiamano a cascata. Dando l'ok, cosa succede? Ovviamente si crea la formula e abbiamo il nostro lead time medio pesato. Cosa succede appunto, come vi accennavo, vedete ho tirato giù il lead time medio pesato e io ho il mio 17,29 che è come il 17,31 qua, solo che è leggermente diverso perché appunto dicevo che ho cambiato le quantità. Però appunto qui vedete, se io vado a tirarmi giù il lead time medio pesato, ok, andiamo a vedere cosa dice, vedete lui fa 121 perché fa tutta una somma di questa cosa qua, non è dinamico col set di dati. Invece che succede? Invece se vado qua, appunto come vi dicevo mentre spiegavamo appunto sta cosa, tiro giù le auto, ecco che lui mi fa il lead time medio pesato, quindi ho messo questo livello di dettaglio e non ho più il lead time medio pesato su tutto il set della tabella, ma me lo ho scomposto con il lead time medio pesato di questi prodotti qua, solo Fiat Bravo, poi mi ha fatto il lead time medio pesato di questa cosa qua e il lead time medio pesato di questa cosa qua, che non è la somma dei miei giorni lavorativi del mio lead time standard, ok? È pesato sui pezzi che ho prodotto e con i tempi che ho impiegato a produrli. Se aggiungiamo un altro campo, che mettiamo ad esempio, adesso non ho tanti campi di dettaglio, ma comunque se aggiungo i giorni lavorativi ottengo praticamente lo stesso risultato di quello che ho qua, perché sono al dettaglio massimo. Bene, con questa lezione direi che è tutto. Se vi è piaciuta lasciate un like, condividete il video nei social e se non siete iscritti iscrivetevi con il bottone rosso che trovate qua sotto. Non dimenticatevi che in allegato in descrizione trovate anche il file che ho utilizzato in questa lezione che potete scaricare ed utilizzare. Vi saluto e alla prossima. Ciao!